mettere nel frullatore un bicchiere di latte vegetale, quello che preferite, questo è di avena, una banana, poi ho 150 grammi di yogurt greco, un cucchiaino di cacao e un cucchiaino di miele. Ora frulliamo. Aggiungo un cucchiaino di semi e chia tritati. Intanto in una padella antiaderente vado a tostare una manciata di mandorle. E la colazione per me Stefano è pronta. Il frullato e le mandorle. Siamo arrivati all'ora di pranzo. Oggi ho deciso di preparare delle zucchine biologiche marinate in una salsina che poi andremo a fare insieme e poi delle frittelle di ceci. Occorrerà una o due zucchine, dipende se sono grosse o no. Fate conto che noi siamo 2 persone. Della menta, noi ce l'avevamo nel nostro orto, e del timo fresco, che anche questo avevamo nel nostro orto. Il succo di mezzo limone, era un limone un po' grande il nostro, del pepe nero, dell'olio extravergine di oliva e basta, e direi che possiamo cominciare. Tagliamo delle fettine sottili in verticale di questa zucchina. Io proverò a utilizzare il pelapatate, sì, direi che è perfetto. Ora ho tagliato la zucchina, ma ne ho aggiunta un'altra perché mi sembrava troppo poca, quindi potete metterne anche 2. E vedete come rimane bella sottile. Vado a posizionarla in una teglia. Ora andiamo a preparare il condimento. Dopo aver lavato bene la menta, andiamo a tagliarla un pochino. La menta è pronta, c'è un profumo meraviglioso. Andiamo a metterla in una ciotolina. Insieme alla menta aggiungiamo le foglioline di timo. Ora al timo e alla menta aggiungiamo il succo del limone e 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Il sale vedete voi se aggiungerlo, io preferirei prima assaggiare perché magari già speziata così non ha bisogno di essere salata la zucchina. Aggiungo il pepe e andiamo a mischiare bene il tutto. Preparate questa ricetta un'ora prima, perché ci vorrà un'oretta prima che le zucchine possano essere mangiate, in modo che restino a marinare un po'. Io mi aiuto all'inizio bagnando le zucchine con un pennellino. Benissimo, adesso andiamo a versare il restante del liquido. Le lasciamo riposare un'ora. Mentre aspettiamo le zucchine, prepariamo delle frittelle di ceci molto semplici. Basterà mettere in una ciotola 225 g di farina di ceci, poi ci serviranno 400 ml di acqua, mezzo cucchiaino di bicarbonato, un cucchiaino di sale e poi dell'olio per cuocerle. Allora, setacciamo la farina di ceci in modo da non avere grumi, andiamo a setacciare anche il sale e il bicarbonato. Aggiungiamo man mano l'acqua e iniziamo a mescolare.
Il composto dovrà riposare mezz'ora, quindi avete tempo perché le zucchine ci mettono un'ora per essere poi pronte. Facciamo così fino a ottenere un composto senza agrumi. Una volta pronto lo lasciamo riposare mezz'oretta e poi andiamo in cottura. Utilizziamo dell'olio di semi, facciamo scaldare bene la padella. Ho già preparato della carta da cucina in un piatto per assorbire un pochino l'olio. Facciamo cuocere 3 minuti per lato. Bene, il pranzo è pronto. Andiamo a mangiare e gustare le nostre frittelle di ceci accompagnate con del pane di segale e le buonissime zucchine marinate. Buon pranzo a tutti! Bene ragazzi, allora questa sera ho deciso di cucinare io, visto che Aurora ha fatto sia colazione che il pranzo, e niente, faremo assieme una cosa semplicissima che è una torta verde con spinaci e erbette, perché avevo da far andare un po' tutte e due, quindi mischiamo un po' tutte e due, andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione assieme. Ok ragazzi, ho messo le erbette e gli spinaci che avevo avanzati dentro il wok, perché prima cosa è bello capiente e bisogna farne un po', perché per fare la torta verde ce ne vanno un po', perché una quantità così come vedete poi alla fine si ritira se cuociono. Gli ho messo un filo d'acqua sotto, un dito d'acqua, in modo che poi tireranno fuori anche la loro. Aggiungiamo un po' di aglio in polvere e un po' di sale. Non preoccupatevi se rimane tutto sopra, tanto poi durante la cottura li giriamo e quindi va un po' dappertutto. Adesso li mettiamo a cuocere, li facciamo cuocere per bene, dopodiché li strizzeremo da quasi tutta l'acqua che tirano fuori. Bene, nel frattempo che le nostre verdure cuociono, sono andato a prendere la pasta brisée, la tiriamo fuori un po' prima in modo che si ammorbidisce un po'. Poi del pane grattugiato, se ne abbiamo bisogno, non è detto, per asciugare un po' il nostro contenuto della torta verde, 4 uova e del parmigiano reggiano già grattugiato. Andiamo a mettere in una ciotola le 4 uova e il parmigiano reggiano con alcune spezie. Poi aggiungiamo un po' di aglio in polvere, un po' di formaggio grattugiato, circa 3 cucchiai, un pizzico di sale. Poi volevo farvi vedere questo aggeggio che avevamo preso all'Ikea io e Aurora un po' di tempo fa. È una specie di ciotolina che si chiude, vedete, tutta forellata. Questo lo uso sempre per scolare le verdure, come in questo caso gli spinaci. Si mette dentro una ciotola, c'ha i suoi piedini che appoggiano e niente, gli mettete le verdure sopra e le lasciate un po' lì in modo che scolano tutta l'acqua possibile che c'hanno all'interno. Anche se in realtà questo non serve solo per scolare le verdure, ma servirebbe per la cottura a vapore. Quindi voi mettete in una padella l'acqua sotto, questi piedini tengono la verdura alzata, chiudete la padella con il vostro coperchio e le verdure cuociono a vapore. Io lo uso spesso anche per colare le verdure. Bene, gli diamo anche una pressatina, almeno aiutiamo l'acqua ad uscire. Nel frattempo ho preso il robot da cucina, quindi andiamo a mettere al suo interno le verdure e le nostre uova che abbiamo sbattuto prima col formaggio. Allora, l'impasto è rimasto abbastanza liquido, quindi andrò ad aggiungere un po' di pan grattato. Ok, ora andiamo a prendere la pasta brisée
che è già con la sua carta da forno. La srotoliamo bene. Andiamo a bucherellare leggermente il fondo. Ora andiamo ad inserire tutto il nostro composto. E non andiamo altro che a richiudere il bordo in questo modo. Ora cospargiamo con un po' di formaggio grattugiato e andiamo a cuocere il tutto per 20-30 minuti con forno ventilato a 200 gradi. Ci vediamo dopo la cottura. Ecco ragazzi, la nostra torta verde è cotta alla perfezione. L'ho lasciata un po' di meno dei 30 minuti perché mi sembrava, perché il nostro forno cuoce abbastanza velocemente, quindi mi sembrava già cotta a puntino. Ok ragazzi, come avete visto la torta è venuta benissimo, spero che sia altrettanto buona, adesso l'assaggeremo per cena. E niente, siamo contenti di avervi tenuto compagnia come sempre. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella delle notifiche in modo che non perderete nessuno dei nostri video. Un bacione e ci vediamo al prossimo video su Ginger Life. Ciao a tutti!